aprile 2023 finalmente è arrivato il momento di aprire le nostre provviste, che le portiamo fin dall'Italia, alcune anche dall'America 2019. Speriamo che sono ancora buone e non sono scadute. Per esempio oggi apriamo... Questo qui è burro di arachidi, sì, conservato per l'Africa. sì, da Walmart. Walmart Wow. America 2019. Amore, quando è scaduto? Aprile. First used by wow, 2021. 2 anni fa, esattamente 2 anni fa è scaduto questo. Ora vedremo se l'imballaggio è ancora buono, perché questo burro ha resistito temperature superiori ai 60 gradi centigradi qua dentro, nel nostro scrigno delle provviste. Speriamo bene, dai. Io sono emozionata. Tanto se ci dà mal di stomaco possiamo andare. Sì, campeggiamo ormai solamente in posti sperduti, quindi è tranquillo. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'equatore per la 3ª volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. La muffa? No, Come no? Nocciolina muffa. no, non sembra male, lo sai? E tu la cavi, amore? È scaduto, amore? Un ringraziamento va a Walmart che nonostante 2 anni dopo la data di scadenza uno dei loro burri di arachidi ancora imballati si è mantenuto bene. Avremo la nostra dose di proteina vegetale africana. Buonissimo. Dolce, croccante. Buonissimo. Confermo, si è mantenuto. Abbiamo anche la marmellata di lamponi fatta dalla mamma di Vera con i lamponi del suo giardino nel Non 2022. solo lamponi, ma anche strawberries. Ah, fragole. Клубничный confiture. Mamma mia, fragole e lamponi. Sì, da giardino di mia mamma. Che ci ha portato in Israele quando ci è venuto a trovare. Adesso la apriamo. Quindi faremo un panino, marmellata e burro di arachidi, che Sì. più americano non si può. Wow, wow. Mamma mia, che odore, se ne fino a qua ti è sentito. Sì. Grazie suocera. Grazie mamica. Ma dove cucchiamo il burro d'arachidi? Buongiorno amore. A tua salute. Alla tua. E tu hai Totò. Consultanti da vento. Sempre. Stanno in fuss. Gli sp***o nei fuss.
Allora, volevamo fare una foto vicino al Nilo e praticamente siamo stati accolti dai tutti questi ragazzi del villaggio. Eccoli qua, Vera è lì con loro. Hanno voluto fare la foto con noi. Molto carini, ci hanno praticamente accolto. Volevamo farla io e Vera la foto solo Vera, non è stato possibile, è stata una foto di gruppo, ma bello così. Veramente brava gente. Ci hanno praticamente circondato ma è gente buona, si vede. Non siamo intimoriti. Speriamo che andrà sempre bene così. Shukran, we go. Shukran. Ho preso il cibo tradizionale del Sudan, come anche in tutti i paesi arabi, quindi falafel e ful, quindi una zuppa di ful. Ma full che cos'è full? Fave. Fave. Sì. Bravo. È bollentissimo, quindi non vogliamo mangiare perché ci scotteremo. Ho chiesto un favore di darmi un contenitore perché non volevo che mi dassi in plastica. Assaggeremo anche questo. Amore, come sono? Bollente. Ma sono fagioli, borlotti e fave comunque. Penso. Ah sì, è vero. Mix di fagioli, molto buonissimo, buonissimo, veramente buonissimo. Sono dimenticati il sale, vero? Sì, senza sale. Con sale ha il suo... Perfetto. Le falafel come sono? Molto buone. Piccanti però, eh? Metto anche peperoncino qua. Un cibo che ci ha costato €1. €1, sì. €1. Dove siamo, amore? Siamo in deserto di Nubia o Sahara, speriamo. Barba al vento, i peli volano per tutte parti, nel Sahara, vai così. Buongiorno, amore. Ho messo un po' d'acqua a questa famiglia, ci stanno facendo una cortesia.
Bambini dolcissimi. Proviamo per la prima volta qui in Sudan il nostro filtro acqua della Sawyer. È arrivato il momento, questa è acqua del Nilo. Va qui nel filtro e riempie pian piano. Dice 7 minuti a gallone. Abbastanza veloce. Che figata! Molti non lo sanno, ma anche in Sudan ci sono le piramidi, ovviamente meno conosciute e visitate rispetto all'Egitto. Pensate che questo sito, le piramidi di Barkal, è completamente gratis da venire a visitare. Addirittura ci stiamo girando con la macchina. Ovviamente, essendo gratis e trascurato dalle autorità e dal governo, infatti è pieno di immondizia, per poter fare qualche video carino verrà dovuto pulire un po' più attorno. Un vero peccato. Queste qui sono le piramidi nubiane, che erano una civiltà del tempo in Sudan, e anche loro furono influenzati dagli egiziani. Infatti anche queste piramidi, che hanno circa 2500 anni, furono utilizzate come tombe per i re e regine nubiane. È tramonto? È finito il Ramadan, pieno di uomini seduti fuori che mangiano a terra fagioli, pane, e tutti quanti ci invitano. Non sappiamo se per politezza o se per perché è educazione Ramadan. o perché è Ramadan, non lo so. Ma tutti ci invitano. Siamo tentati ad andare, anche perché teniamo fame, non abbiamo cucinato niente e non c'è nessuno aperto. Però non lo so, onestamente, mi dispiace. Anche se secondo me, sai, alla Io fine... penso che tu dovrai provare questo. Ok. Almeno tu. Sudan. Poveri ma buoni. Qui c'è la nostra pentola, abbiamo preso praticamente 2 porzioni di full, che sono fave e borlotti che cucinano loro, e noi aggiungeremo la pasta. Forse anche qualche falafel ve la sta piando, non lo so. Li fanno troppo buoni, quindi ci fanno risparmiare tantissimo tempo, e quindi sì, poi li cucineremo con un po' di pasta, peperoncino e io soffritto. Hello. Hello. Shukran. Hello. Sono carinissimi sti bimbi. Hello, hello. Stanotte abbiamo dormito in una foresta. Direte voi, ma come, questo è il Sahara, tutto arido, qui secco? No, in realtà questa qui è una foresta molto speciale, ma ve ne parlerò tra poco. Perché praticamente noi dovevamo venire qui stamattina, ma siamo dovuti letteralmente scappare da dove eravamo ieri e venire a nasconderci qui in questo avvallamento. Adesso vi raccontiamo tutto. Ieri sera al tramonto siamo ritornati alle piramidi di Barkal in Karima per andare a fare qualche altra foto con diversi angoli, una luce un po' migliore, e sapevamo che c'era un tizio che avrebbe potuto darci fastidio. Arriviamo lì, non c'era nessuno, ma sulla strada un motociclista vediamo che fa un'inversione a U e ritorna verso di noi. Quindi letteralmente fermiamo la macchina, facciamo un paio di foto e questo tizio si avvicina chiedendo soldi e va a parlare con Vera mentre io cercavo di fare qualche ultima foto. This is a man trying to charge $20 for a ticket per person, but it doesn't exist. Please don't touch my car. Okay. And this is a scammer. So this site, it's completely free of charge, but this man is trying to take advantage of tourists. Be aware.
Allora, mentre Aldo stava facendo le foto, è venuto questo uomo alto, non parlava inglese, ma ho capito che ha detto ticket, ticket. Io ho scritto con Google Translation in arabo a lui di leggere che so che questo sito archeologico è gratis. Ho letto diversi articoli, forum, website, tutti dicono che è gratis. Amici ci hanno detto che viene questo tizio di chiedere illegalmente soldi, quindi eravamo preparati. Ho detto che so di lui, di andare via, che non ci do niente. Lo ha iniziato 20 dollari, 20 dollari, two people, 40 dollars, quindi voleva 40 dollari da noi. Io ho detto non ci diamo niente, ci stiamo per andare, vai via. Ha chiesto i nostri passaporti, mi ha scritto in arabo per tradurre che ora viene polizia per arrestarci, che staremo in guai, che se non ci diamo 40 dollari a lui. Quando questo tizio ha incominciato a minacciare sono intervenuto io e ho detto guarda fratello prendi la strada tua, non fa niente, non c'è problema, ce ne andiamo. Quindi ci mettiamo in macchina e incominciamo a guidare. Questo qui prende la moto e ci segue. Dico vabbè vera forse sta andando la stessa strada nostra. Mi fermo, lui si ferma. Riparto, lui riparte. Allora a questo punto mi innervosisco, parcheggio la macchina, piglio una mazza, vedo che sta venendo e faccio per spaventarlo, come per colpirlo, quindi questo qua si mette paura, si fa bianco, un nero che diventa bianco e scappa via giù a un posto di blocco. Poco dopo si è fermata una macchina, una coppia, che parlava un poco inglese e ci ha chiesto cosa è successo. Abbiamo chiesto di chiamare subito la polizia perché c'è questo tizio che ci sta seguendo e non ci sta lasciando in pace. Abbiamo provato di mandarlo via spaventandolo, ma c'è sempre, sta là davanti e ci sta aspettando di nuovo. Andiamo assieme a questa coppia per denunciare l'accaduto, ma il militare invece di starci a sentire si porta via Aldo. Se c'è una cosa che ho imparato viaggiando durante questi anni è che non dobbiamo mai fidarci di un'unica persona ferma a un posto di blocco. E questo era il caso, c'era soltanto un militare. Lui mi prende, mi porta in questa casetta, l'ufficio, non so cos'era, e apre questa porta legata con una corda. Vedo all'interno 2 sedie, un letto, delle sbarre, tutto buio. Voleva sbattermi in isolamento. Io entro, pensando che entrasse pure lui, ma vedo che resta la porta, quindi allungo il piede, nel caso in cui volessi chiudermi dentro, e subito esco fuori. Quindi dico, vuoi detenermi? Non c'è problema, però mi siedo qua fuori all'aperto con tutti quanti, quindi aspetto lì sulla sedia e cerchiamo di parlare. Vedo che questo militare sta andando verso Vera perché vuole detenere anche lei. Le dico subito di chiudersi in macchina, non andare da nessuna parte ed essere pronta per chiedere una richiesta di aiuto con il nostro satellitare. Nel frattempo arrivano altre 2 persone, cerco di comunicare con questa coppia che parlava inglese e c'è l'amico di quello con la moto che ha un lettore per prendere pagamenti elettronici che peraltro non avrebbero neanche funzionato con la nostra carta di credito e per forza volevano dire loro che ci stava questo biglietto da pagare perché questa persona si prende cura delle piramidi, che era tutto sporchissimo peraltro. Non è vera questa cosa, si sa, è una frode. A questo punto mi incazzo come che e dico ma come, non è possibile, questo perché è Ramadan. Questa gente ora al tramonto dovrebbe incominciare a mangiare che hanno digiunato, a fare le preghiere e tutto il resto, e invece sono qui a mentire, dire menzogne, a cercare di prendere soldi dai turisti e dico peraltro io non sono andato nel sito, me ne sto andando via, che volete da me? Perché per forza volete arrestarmi, detenermi e chiedermi soldi come un ricatto? Quindi in un momento di distrazione che li vedo un attimino spaesati che ho detto questa cosa è Ramadan, dico andate via, non voglio sapere niente, bla bla bla, mi metto in macchina e incominciamo semplicemente a guidare allontanandoci quanto più è possibile da quel posto. E fortunatamente siamo arrivati qui, nessuno ci ha seguito, adesso non sappiamo se il militare ha informato altri posti di blocco e che cosa ci aspetterà prima che riusciremo finalmente a uscire dal Sudan. E quindi sì, ci siamo nascosti qui in questo avvallamento e abbiamo trascorso diciamo una nottata relativamente serena. Comunque noi ci pensiamo più, adesso ci facciamo una bella passeggiata perché il posto qua è molto particolare, siamo praticamente in una foresta pietrificata.
potete pensare che in questo deserto arido e secco, milioni di anni fa, c'è stata una foresta che molto probabilmente passeggiavano anche i dinosauri che mangiavano i fogli di questi alberi che ora sono pietrificati. E infatti, se ci fate caso, tutto attorno a noi ci sono questi grossi tronchi di alberi pietrificati. Guardate questo, è impressionante, addirittura si può vedere la differenza di colore dalla corteccia e l'interno che è più chiaro. Ora, quello che state vedendo è un fenomeno molto raro, che non sto qui ad elencarvi il procedimento, anche perché non so tutte le circostanze meteorologiche e geologiche che ci vogliono per far sì che questo avvenga, però è veramente un qualcosa di unico. Guardate qua. È incredibile, addirittura qua si possono vedere il nero, le diverse tonalità di marrone dalla corteccia con le varie forme. Sembra proprio un albero, ma è una pietra. E poi più si scende giù, più c'è il bianchino, l'arancione chiaro del legno all'interno. Non abbiamo mai avuto la possibilità di vedere una foresta pietrificata così bene da vicino. L'ultima volta fui in Argentina, ma era molto più piccola, e devo dire che siamo davvero molto contenti. Dicono che questi alberi, nonostante siano pietrificati, abbiano ancora uno spirito, un'anima all'interno, quindi hanno ancora questa energia. C'è chi crede questa cosa, non lo so, ma indubbiamente sono delle immagini che non ci dimenticheremo mai. È stupendo, è meraviglioso, quanto è bello. Sto pulendo il filtro che abbiamo per l'acqua, questo qui praticamente inversamente spruzzica una siringa acqua fin quando non diventa pulita, e questo qui è quello che è uscito in 50 ml dopo 1,5 galloni filtrato ieri, quindi circa 6 litri di acqua. Che schifo. Vedete al sole, Che schifo. È scioccante perché praticamente la gente beve quest'acqua e viene detto che è filtrata dal governo. Da rubinetto viene. Da questa acqua del rubinetto delle case. Dicono no, l'acqua è buona, è pulita, è chiara, quindi siamo molto preoccupati perché i primi 20 litri ci siamo fidati, abbiamo semplicemente bevuto, però adesso la stiamo filtrando e vediamo che è veramente una schifezza. Brutto, povera gente. Isaac. Nice to meet you. Oh no, man. I'm sorry. Thank you so much. Thank you. Okay. Shukran. Where are you from? Italia, Moldova. ما شاء الله. Mashallah. Mashallah. نينا منطقة بتاعنا قريب. My village. Your village. Your village. الحجير. Thank you so much. Okay. Beautiful Sudan. Okay. We like people. Okay, We okay, like people. okay. Shukran. Shukran. Masalama. Masalam. Shukran. Che è successo, amore? Innanzitutto dove siamo? Innanzitutto siamo in mezzo alla strada, nulla. Questo signore si è fermato e non riusciva di bloccare la macchina, stava andando giù. Si è fermato e ci ha dato banane, dopo è tornato e ci ha dato 2 carote, dopo è tornato e ci ha dato 2 pani caldi. Buoni, mi mangio proprio una. Buonissimi, bravissimi gente, veramente gente locale, sono meravigliosi. Una realtà completamente diversa da tutto ciò che abbiamo visto negli ultimi anni. Non so, forse Indonesia era così? Non mi sembrava così povera e così sporca. Sì, è vero, è vero. È sporca. India? Sì, India? Nepal? sì, simile, sì. Erano anni che non eravamo Sì. in una realtà del genere. Sì.
شكرا شكرا. Di scariche a cielo aperto. Fare plastica, non si dite forse. No, vado controsenso, vado decimo. Non posso. Questa è Palermo. Hello, hello. Oh, we have to go. شكرا شكرا شكرا. مسافر مسافر minute to go minute to go Thank you, شكرا شكرا شكرا. مع السلامة Thank you, thank you. Hello. السلام عليكم What's your name? What's your name? What's your name? Vera? Muhammad? Ali? What's your name? No? No. Salam alaikum. Salam. Hello. Hello. Peace. Hello. Hello, Abude. Hello, Abude. Hello. Let's go to school, please. We go into Ethiopia. Yes, go. Inshallah. You learn in school English? You go to school? You are very good. Very good. Look at them. Hey, you. We have filters. It's clean. Yeah. Hi Vera, you know my name. Huh? Good. Hey, man. Shukran. And you? Aldo. 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 Thank you. Nice to meet you guys. We must go. Nice to meet you. Bye bye. Bye. Ciao ciao. Ciao ciao.
Amore, che gesto ti ha fatto il bambino? Così, Come voleva vedere? così. Voleva vedere le tette. Questa è l'autostrada in Sudan. Anche l'unica strada. E che dicevi di rete? Ah, qui c'hanno il G. Gesù, Jesus. Preghi che forse riesci a mandare un messaggio. Poverini, poverini, poverini. Ci avrà fatto un po' di strada, forse ha battuto un po' con le l'ondulì. Ma vedi? Apprezia? Mentre qualche altra cosa doveva rallentarci. Ci hanno preso in giro, pensavo fosse finita. Autostrada in Sudan.